Oggi un video speciale. In questo video parleremo di tutti gli aspetti più pericolosi degli impianti solari, fai da te soprattutto. Con l'avvento di YouTube tantissimi si sono avvicinati a questo mondo affascinante dell'energia elettrica. So per certo che tanti di voi vogliono avvicinarsi non solo per una questione di risparmio, ma anche proprio perché è molto bello riuscire a costruire qualcosa, farlo funzionare e ottenere dei risultati, come può essere appunto il risparmio energetico. Però l'energia elettrica e gli impianti fotovoltaici in particolare sono particolarmente pericolosi se non sono studiati e costruiti con determinate norme. Norme del buon senso, ovviamente, ma alcune cose che non si possono sapere se qualcuno non ce le dice. E qui ci sono io, infatti, voglio darti qualche suggerimento utile per riuscire a valutare meglio il tuo impianto fotovoltaico in modo che tu possa lavorarci magari con più sicurezza. Innanzitutto il consiglio è quello di chiamare sempre dei tecnici che siano esperti, che siano dei professionisti che hanno studiato, che hanno esperienza su questi impianti. Noi possiamo progettarci l'impianto, possiamo anche scegliere i componenti, ma a volte è meglio affidarsi a chi è più pratico per fare certe cose. Dobbiamo assolutamente pensare alla nostra salute e a tutti i problemi che possiamo andare incontro quando andiamo a fare un impianto fotovoltaico da soli. In questo video parleremo dei volt, degli ampere e implicitamente anche della resistenza per spiegare quanto pericolosa può essere la tensione, ma quanto pericolosa è anche la corrente e come sono legati insieme. Parleremo anche delle connessioni che vengono fatte, vengono fissate sui cavi e anche oltretutto dei cavi. Sono due aspetti importantissimi negli impianti solari, perché se le connessioni non sono fatte bene, capirete che è veramente pericoloso costruire un impianto solare. Le batterie al piombo e le batterie al litio. Anche questo è un aspetto importante. Le batterie al piombo sono anch'esse pericolose. Non fatevi ingannare dal fatto che vi dicono non prendono fuoco. Le batterie al piombo sono pericolose. Anche questo andremo a vederlo nel dettaglio più avanti. Tetti e tettoie. Anche qui. Ho visto addirittura degli YouTuber fare certi lavori che non sono assolutamente normali. Non puoi andare su un tetto inclinato, su una tettoia e non avere una protezione, una sicurezza, un imbrago. È facilissimo cadere giù, si rompe una tegola, il stesso solaio potrebbe cedere. Quando facciamo lavori in quota, e questo vuol dire una quota anche sopra semplicemente i 2 metri, dobbiamo stare attenti e lavorare in sicurezza. Vi posso assicurare che l'incidente è proprio sempre dietro l'angolo. Fuoco ed acqua. Ho usato questa frase per dirvi che in certi casi non si può utilizzare l'acqua per spegnere il fuoco. Dovete assolutamente munirvi di estintore e tenerlo sempre a portata di mano, perché come vedremo per i punti che vi ho elencato prima, la scintilla, l'incendio, il surriscaldamento è veramente facile da ottenere, bastano piccolissimi errori. Quindi mettetevi comodi e cominciamo a vedere tutti questi punti, come si risolvono e qual è il modo giusto per approcciarsi a questo mondo affascinante e per me anche meraviglioso delle energie rinnovabili e soprattutto della corrente elettrica. Allora, parliamo un attimo dei volt e gli ampere. Iniziamo dai pannelli solari. I pannelli solari, sapete, generano una tensione e questa tensione riesce a produrre una certa corrente nel nostro impianto. La prima cosa da imparare è che i pannelli solari generano questa tensione sempre. Non hanno un interruttore a bordo che ti permette di spegnere o accendere un pannello solare. Questo quando viene investito dalla luce, dal sole, automaticamente sui due cavi che vengono fuori dal pannello solare si forma una differenza di potenziale che dipende dal tipo di pannello solare. Può essere 12 volt, 24, 40 volt, anche 50 volt. La corrente in questo caso a noi interessa un po' meno. Anche questa ha degli aspetti
importanti che valuteremo, ma sappiate che per far morire una persona bastano correnti piccolissime. Parliamo di milliampere, cioè 1 millesimo di ampere. Ecco, ce ne vogliono circa 10, 15, 20 milliampere e siamo veramente a rischio vita. Ma Davide, ma i miei impianti, anche la batteria dell'auto ha molti ampere e comunque io non muoio. Non si muore per un motivo molto semplice, perché la resistenza della pelle e dei nostri tessuti ha un certo valore. La corrente, dalla legge di Ohm, che è una cosa che affronteremo presto in un video perché voglio anche spiegare il concetto di resistenza e le leggi che sono implicite alla resistenza, sono queste le leggi che praticamente governano tutto questo mondo affascinante. Dicevo, la resistenza impedisce di far scorrere attraverso il nostro corpo una certa corrente se non abbiamo una tensione applicata sufficientemente alta. Questo vuol dire che se noi tocchiamo i poli di una batteria da 12 volt non succede nulla. Se tocchiamo i poli di una batteria da 50 volt normalmente non succede nulla, ma cominciamo già ad avere qualche fastidio, soprattutto se le mani sono sudate, per esempio. Se tocchiamo una tensione continua o alternata oltre i 120-130 volt, rischiamo la vita. Tra l'altro, come vedremo dopo, la corrente continua che viene generata dai pannelli solari è molto più pericolosa della corrente alternata, perché ci fa bloccare proprio la nostra muscolatura e non abbiamo la possibilità di staccarci dai cavi. Quindi massima attenzione. Quando si lavora sui pannelli solari, che siano all'aperto, che sia la mattina presto o anche al tramonto, usate sempre dei guanti isolanti. Ne trovate di vari tipi, sia su Amazon che sui negozi specializzati. Usate una protezione, questo vi aiuterà tantissimo e vi salvaguarderà. Quando si usano anche cacciaviti o attrezzi di qualsiasi tipo come forbici o pinze, prendetele sempre del tipo isolato e non con il metallo esposto. Il metallo è quello che conduce la corrente elettrica, la plastica, il PVC o i guanti stessi non lasciano passare la corrente. Quando fate l'impianto installate sempre dei sizionatori, sia a fusibile che proprio a leva. Se dobbiamo andare a lavorare su questi cavi, buona norma è togliere proprio il fusibile dall'impianto. In questo modo non rischieremo di lasciare l'impianto in tensione. Attenzione che il modo in cui si deve installare il portafusibile è solo uno, altrimenti se lo mettiamo invertito rischieremo di avere sempre la tensione anche sul fusibile che magari è esposto, cosa anche pericolosissima. Quindi abbiamo detto che i volt sono la parte più pericolosa. Gli ampere sono altrettanto pericolosi e sono legati ai volt tramite la legge di Ohm e quindi tramite una resistenza. È la resistenza del nostro corpo o dei cavi o dell'impianto che limita l'intensità della corrente. La formula che regola questa corrente è volt diviso resistenza. Questa non è altro che la legge di Ohm. Farò un video appositamente sulla legge di Ohm, la voglio spiegare bene in tutte le sue parti, anche con esempi pratici. Quando riusciamo a capire la legge di Ohm, come funziona e come regola tutti i funzionamenti dei nostri impianti, riusciamo a risolvere i problemi che in questo momento ci sembrano irrisolvibili. Con la legge di Ohm capiamo perché una batteria al piombo riesce a generare meno corrente di una batteria al litio, per esempio, oppure perché bisogna utilizzare un cavo di sezione grossa, ampia, rispetto a un cavo sottile. È la legge di Ohm che fa scaldare i cavi o che ci crea grossissimi problemi quando le connessioni sono fatte male. Per questo motivo voglio fare un video specifico su questa legge in cui vi spiegherò come si va a interpretare nelle varie formule. Sappiate intanto che semplicemente una resistenza elevata fa passare poca corrente con una tensione applicata, una resistenza bassa fa passare molta più corrente, sempre con la tensione applicata. Legati sempre alla legge di Ohm sono anche quindi le connessioni e i cavi. Anche sulle connessioni, cioè sui vari crimp, faremo un video apposito. Vedo sempre sui canali YouTube
pseudo esperti che vanno a stringere con delle chiavi i morsetti sulle batterie a litio, o usano cacciaviti sui morsetti. È sbagliato. Bisogna avere l'attrezzatura giusta. Vi faccio un esempio. Eccola qua. Questa è una chiave dinamometrica. Sui manuali delle batterie trovate sempre le coppie di serraggio per stringere i morsetti delle batterie, le bus bar, e anche tutte le viti sui vari connettori, interruttori che abbiamo sul nostro quadro. È importantissimo utilizzare una chiave come questa. Qui ho una scala, vado a regolare in pratica i newton cui voglio che lei lavori. Di solito i morsetti delle batterie hanno 10, 11, 12 newton di coppia di serraggio, e lei, quando arriverà alla forza massima, con un clic non andrà a stringere di più, ma stringerà il giusto, non troppo poco e neppure troppo. Se per sbaglio io non vado a stringere nel modo corretto tutte queste connessioni, è molto probabile che in quel punto non ci sia un contatto perfetto, quindi una resistenza un po' più elevata rispetto al resto dell'impianto. La corrente passando attraverso quel punto scalderà quel punto, e per un effetto, chiamiamolo a cascata, più il materiale si scalda, più aumenta la resistenza, quindi aumenta la temperatura. Tutta questa temperatura arriva a livelli tali che possono scaturire scintille o possono addirittura fondersi in morsetti. Quindi è fondamentale stringere tutti i bulloni che compongono il nostro impianto, sia delle bus bar, sia dei fusibili, dei portafusibili, in modo appropriato, in modo di essere sicuri che ci sia una conduzione continua. Un'altra cosa importante sono i connettori. I connettori vanno stretti sempre con le apposite chiavi e devono essere di qualità. Questa, per esempio, è una chiave per i MC4, i classici connettori per gli impianti solari. Anche su questo, come vi ho detto, dovrò fare un video. Questo perché? Perché i connettori, anche se si chiamano tutti nello stesso modo, non è detto che siano perfettamente uguali. E a volte si fa l'errore di utilizzare dei connettori che sono quasi uguali agli altri. Questo succede spesso quando compriamo le cose, per esempio su AliExpress o in Cina, in cui i produttori mandano delle cose che non sono proprio di qualità perfetta. Se noi abbiamo un connettore leggermente ballerino, quindi che non fa perfettamente contatto, si potrebbe scaldare e fondere a correnti anche relativamente basse, 2, 3, 4 A. È molto importante quindi pinzare nel modo corretto i cavi, e per questo faremo un video, e anche utilizzare connettori di buona qualità che ci permette un funzionamento di incastro maschio o femmina perfetti. Non devono essere assolutamente laschi. Piccola parentesi, anche i connettori che si vanno a mettere proprio sui capicorda delle batterie, quelli più grossi, attenzione alla qualità. Ho visto troppo spesso in commercio connettori di scarsa qualità, molto sottili. Quelli non vanno bene, perché anche se vengono stretti nel modo corretto, dopo ci ritroveremo con dei punti caldi sull'impianto. Aspettate il video anche su questi argomenti, iscrivetevi al canale, in modo che sappiate come regolarvi nella scelta di questi connettori. Adesso parliamo un attimo delle batterie. Inizierò proprio con le batterie al piombo, che spesso si pensa che siano quelle più sicure, dove non ci sono mai problemi e non si può mai sbagliare e non succede mai nulla. Le batterie al piombo hanno all'interno un'elettrolita, un acido fondamentalmente, e quando queste batterie si caricano tendono a generare ossigeno e idrogeno dalle loro piastre. Per chi non lo sapesse, l'idrogeno mescolato all'ossigeno è una miscela altamente esplosiva, molto pericolosa. E quando si staccano, per esempio, i morsetti, per esempio del caricabatterie, dalla batteria, si possono formare dei piccoli archi voltaici. Questi archi possono fare da innesco per questi gas. Se la scintilla o il fuoco riesce a entrare dentro nella batteria, la batteria esplode. So che sembra una cosa particolarmente
pericolosa, ma vi posso assicurare che succede, è successo già tante volte. E quando esplodono queste batterie, oltre per il fuoco, ovviamente, e la fiammata, tutto l'acido contenuto viene schizzato dappertutto, quindi potete immaginare quanto sia pericoloso. Quindi mi raccomando, staccare i contatti delle batterie dopo la carica sempre con estrema cautela, spegnendo prima il caricabatterie e dopo togliendo il contatto. E la stessa cosa quando si vanno a montare le batterie in serie o in parallelo. Tutte queste operazioni devono essere fatte pensando e sapendo che possiamo essere sempre vicino a una possibile fonte di idrogeno e di ossigeno. Quando la batteria è carica, la sentirete proprio friggere e questa è un'altra cosa pericolosissima se non abbiamo un ambiente areato. Tanti le vedo che mettono queste batterie all'interno di scatole. Va benissimo, però sappiate che se all'interno di quella scatola ci dovesse essere una piccola scintilla, abbiamo praticamente costruito una piccola bomba, quindi massima attenzione su questo. Le batterie litio, invece, non producono gas, ma riescono a generare correnti veramente fortissime. Se abbiamo una batteria acquistata con BMS, queste correnti vengono limitate dal BMS che in qualche modo blocca la batteria e la stacca dal circuito. Però se il BMS non funziona, oppure abbiamo delle batterie autocostruite e non utilizziamo dei buoni BMS, rischiamo di far fondere i cavi nel momento in cui ci sia un cortocircuito all'impianto. Oppure, cosa che è molto più facile, che ho visto anche succedere, a qualcuno gli cade la chiave inglese sopra la batteria che va a finire tra due poli, tra due celle, e lì si rischia tantissimo perché la corrente è così elevata che fa fondere i poli con scintille, archi voltaici e tutto il resto. Quindi mi raccomando, sempre BMS, cioè Battery Management System, di buona qualità, e l'impianto deve essere fatto in modo per poter sezionare facilmente la batteria dal resto dell'impianto. Un'altra cosa che ho visto su video è che si vanno a montare i pannelli in assoluta, come dire, leggerezza. I tetti sono pericolosi, le tegole si possono staccare, possono essere scivolose. Anche se uno è abituato a fare cose particolarmente pericolose, il tetto è estremamente pericoloso. Quindi mi raccomando, usate sempre un imbrago per andare sopra un tetto. Mettetevi in sicurezza e andateci soprattutto in due, uno che vi tenga e l'altro che magari operi. L'incidente è sempre dietro l'angolo, quindi evitiamo di stare in posizioni pericolose. Già un'altezza superiore ai 2 metri può essere sufficiente per morire. L'ultimo punto, non per importanza però, è di tenere sempre un estintore a portata di mano nel nostro impianto fotovoltaico. Lì abbiamo l'inverter, abbiamo delle batterie, abbiamo dei fusibili magnetotermici, ATS, sono tutti componenti meccanici ma anche a volte elettrici o elettronici che possono prendere fuoco, che possono surriscaldarsi, incendiarsi. Avere a portata di mano un estintore è il migliore investimento che possiate fare, anche perché sappiate che c'è un grosso problema con i pannelli solari. Se noi abbiamo l'impianto che per qualsiasi motivo si fonde, i pannelli solari continueranno a dare energia e anche quando mettiamo il fusibile, il famoso fusibile di sicurezza sulla linea, questo fusibile è difficilissimo che salta, per un motivo molto semplice. Se i nostri pannelli generano una corrente, mettiamo di 20 A a 100 volt, noi andremo a mettere un fusibile da 20 A, 25 A, benissimo. Abbiamo un cortocircuito a valle, cioè il nostro inverter va in cortocircuito, i nostri pannelli non daranno 50 A per far fondere il fusibile. Daranno sempre la massima corrente che sono in grado di dare, cioè sempre quei 20 A. E quei 20 A non sono sufficienti a far saltare il fusibile, ma sono sufficienti per continuare a far fondere o incrementare i danni all'interno della nostra casa o del nostro impianto. Quindi attenzione ai pannelli solari, sono dei generatori che non si possono neppure staccare se non con sistemi automatici messi a monte, cioè dei sistemi che vadano a intervenire su un interruttore fisico
e non un semplice fusibile. Questo è un aspetto che spesso non viene preso in considerazione, ma in realtà è una cosa molto importante. Il pannello solare dovrebbe essere gestito in un modo diverso rispetto a una batteria. Se su una batteria abbiamo un utilizzatore che consuma, per esempio, 20 A, noi mettiamo un fusibile da 25 A, mettiamo in corto l'utilizzatore, la batteria fornisce anche 50, anche 100 A, quindi è in grado di bruciare il fusibile. I pannelli solari, come vi ho spiegato, non sono in grado di aumentare la loro corrente di produzione. Quindi, rimanendo una corrente sempre all'interno dei limiti, non vanno a staccare, a bruciare il fusibile e il nostro impianto continua ad avere fuoco, fiamme, chi più ne vuole, più ne metta. E soprattutto non pensate di utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio. Ricordatevi che avete sempre la corrente dei pannelli. Anche se l'impianto è saltato, avete staccato l'energia dalla rete, utilizzate sempre estintori o a polvere o a CO2. Quelli sono gli unici che non rischiate, diciamo, di fare altri danni, oltretutto di morire voi con una corrente determinata dall'acqua che finisce sul pavimento e vi può arrivare fino al corpo. Quindi da tenere uno o più estintori a portata di mano, ma non sicuramente l'acqua, non utilizzatela mai. Un'altra cosa importante è di non mettere a terra i nostri impianti e le parti più importanti, come gli inverter, direi anche le batterie, soprattutto se siamo in cantine dove ci potrebbe essere un allagamento. Le batterie al litio, una volta riempito l'ambiente d'acqua, possono creare delle correnti molto forti e possiamo anche saltare il BMS se l'acqua raggiunge direttamente le celle. In quel caso diventano veramente pericolose. Cerchiamo di fare gli impianti in posti asciutti dove non ci possano essere allagamenti e, se possibile, anche rialzati rispetto al pavimento. Grazie per avermi seguito anche in questo video. Ricordati di regalarmi un like, di iscriverti al canale e commenta anche con le tue esperienze. Fammi sapere se hai mai avuto problemi col tuo impianto fotovoltaico.